Adesso abbiamo praticamente acceso il nostro sistema, abbiamo dato alimentazione tramite la rete 220 e alla prima accensione la centrale mi chiede che lingua voglio utilizzare per il mio sistema. Ho due scelte, italiano e inglese. Con le frecce su e giù è un po' come il cursore di un telefonino, vado a scegliere la mia lingua di interesse. Se dovessi mai sbagliare e cliccare su inglese, lui caricherà la lingua inglese, poco male. Una volta caricata, riavviato, ributtato il sistema, posso andare comunque a scegliere in un secondo tempo di nuovo la mia lingua di interesse. In questo caso digitiamo italiano, do conferma con il tasto ok, lui mi dice attendere e carica praticamente tutto il software. Rebootato il sistema, condizione normale, io avrò una data, avrò l'ora, la data, in questo caso la tastiera, una JGR, quindi mi dice anche la temperatura che è presente all'interno dei locali. Ho una prima striscia di caratteri che in questo caso è formata soltanto da una D e da altre 4 trattini e stanno a indicare le aree di pertinenza, e qui sotto le nostre famosissime icone. Il bello appunto di questa centrale, la gestione di questa centrale, che è molto semplificata, è che ragiona ad icone, cioè ragiona a scenari per poter fare degli inserimenti rapidi, per poter entrare nel menu in maniera rapida, un insieme di altre operazioni facilitate. Partiamo dal presupposto che per programmare la centrale bisogna entrare con un codice di tipo installatore. I codici che agiscono sulla centrale sono di due tipi, di due livelli, uno utente, cioè il proprietario, l'utilizzatore quotidiano del sistema, e l'altro installatore. In questo caso, per fare le programmazioni, sull'impianto e sul sistema bisogna entrare con credenziali di installatore. Il codice installatore di default è 4x9 e premetto che tutti i codici possono essere cambiati a proprio piacimento. I codici possono assumere una lunghezza di 4, 5 o 6 cifre, e quindi noi abbiamo tutta la libertà e la sicurezza di avere un codice altamente inviolabile. In questo caso entriamo con il codice default, quindi 4x9, 1, 2, 3, 4x9 e tasto ok. Come vedete entriamo nel menu programmazione, parametri, terminali, zone, abbiamo tutti i nostri menu dove andiamo fisicamente a fare la programmazione di tutto il sistema. In questo caso io esco ancora un secondo perché volevo aumentare la luminosità del display per potervi far vedere meglio il contrasto. In questo caso si entra con un codice utente che è il codice 1. Premettiamo che il codice 1, impostazione tastiera, luminosità, ok, vedete che la luminosità adesso sta crescendo. Facciamo anche luminosità a riposo, che è quella luminosità che quando non si schiaccia nessun tasto, così, in maniera tale che contrasto, vediamo che siamo bene, volume dei tasti, opzioni di tastiere, non ci interessa niente. Ok, se vogliamo fare esclusioni del sensore di temperatura, non il tempo in uscita, non il tempo in ingresso, però sono tutte cose che noi vediamo in un secondo tempo. Adesso dobbiamo dedicarci alla fase di programmazione, quindi codice installatore 4x9, entro dentro programmazioni, ok, perfetto. Io sono entrato nel menu di programmazione dell'installatore e vado su zone. Vedete che qua ho la descrizione centrale T01, centrale T02, centrale T03, centrale T04 e così via. Sono semplicemente l'ubicazione di dove si trova il mio contatto, quindi in questo caso nella centrale, quella che abbiamo collegato qui dietro, ok, e il terminale. Il T01, se vi ricordate, era lo stesso in cui noi ci collegavamo qua, T1, T2, T3, T4 e T5. In questo caso noi andiamo sul T01 e gli andiamo a dire che cos'è. Andiamo a dargli i parametri, cioè quindi la descrizione del tipo sensore, diciamo così,
sensore, perfetto. Di che cosa? Camera, sensore camera, perfetto. A che area fa parte? In questo caso noi diciamo che è l'area 1, in un secondo momento andremo a dirgli l'area che area è, cioè l'area è quell'insieme di zone. In parole povere la definiamo in questa maniera: tutti i contatti magnetici che ci sono sulle porte e sulle finestre faranno parte dell'area numero 1, che io battezzerò area perimetrale, in maniera tale che io riesco ad associarla in maniera perfetta e precisa all'area di pertinenza. L'area numero 2 ad esempio potrebbe essere i volumetrici, quindi tutti i volumetrici presenti nelle stanze, e io lo definirò area volumetrica. L'area numero 3 ad esempio le barriere esterne la definirò barriere esterne, in maniera tale semplicemente queste sono soltanto l'area 1, area 2, area 3 e così via, sono soltanto l'etichetta, quindi non conseguono al corretto funzionamento, mi servono a me per ritrovarmene in maniera corretta nelle fasi dei menu successivi, quando devo andare a associare piuttosto che a togliere delle zone. Ok, in questo caso il sensore fa parte dell'area 1. Che tipo è? Che tipo? Ok, è immediato, ritardato visualizzabile, percorso, 24 ore, tecnologico, inserimento, disinserimento, commutazione, inseguimento, ronda. In questo caso parliamo di un sensore che non sta subito al di sopra della mia tastiera nella zona d'ingresso, ma magari come abbiamo descritto, nella cameretta, quindi è una zona di tipo immediata. Con immediata vuol dire che lui appena vi rileva, immediatamente dopo fa partire le sirene. Se fosse di tipo ritardata, lui ritarderebbe l'allarme, quindi non è che non farebbe partire l'allarme, ma semplicemente una volta che vi ha rilevati lui farebbe partire l'allarme dopo il tempo che noi gli abbiamo impostato. Quindi se avessimo impostato tipo 10 secondi, lui ci avrebbe rilevato e 10 secondi dopo la nostra rilevazione l'impianto sarebbe andato in allarme. Ok, è il tempo che mi serve, che è necessario per poter entrare e disinserire l'impianto da tastiera. Ok, opzioni a noi per il momento non ci interessa nulla, cioè le opzioni sono quelle ulteriori capacità che ha la zona di comportarsi. Tipo potrebbe essere la proprietà come campanello. Se io andassi mai a cliccare il campanello con il mio tastino quadrato dentro il quadrato e quadrato vuoto, abilitando questa operazione, questa funzione, avremmo quella zona lì che si comporta come un campanello. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi le abbiamo dato la funzione campanello al nostro sensore della camera da letto, ogni volta che passiamo davanti a quel sensore, oltre a rilevarci, la tastiera emette un beep. Questo è molto utile quando, ad esempio, in un negozio si vuole fare il classico cicalino per avvisare quando una persona sta entrando dalla porta. Quindi un sensore sopra la porta, noi siamo nel retro, il nostro cliente entra all'interno del negozio, il rilevatore lo rileva e la tastiera emette un suono, allora che io lo sento e automaticamente vado davanti ai locali per poterlo servire. Okay? In questo caso adesso noi la togliamo. Bilanciamento, questo è fondamentale. Il bilanciamento vuol dire come sono fisicamente collegati qua sotto. In questo caso il nostro contatto è normalmente chiuso. Non so se vi ricordate prima il discorso del rilevatore come era collegato. Il contatto normalmente chiuso vuol dire che, come dice la parola stessa, normalmente, quindi in condizione normale, il contatto risulta chiuso. Quando qualcuno passa davanti al mio rilevatore o apre la mia porta o la mia finestra, il contatto va ad aprirsi. In questo caso normalmente chiuso, quindi io lo confermo. Se fosse un'altra condizione, io gli direi normalmente aperto, confermerei normalmente aperto, piuttosto che il singolo o il doppio bilanciamento o la zona doppia. Quindi diciamo normalmente chiuso. Cicli d'allarme. Quanti cicli d'allarme lui può fare? Questa è una funzione a mio parere molto valida, perché mi può permettere di, in caso di malfunzionamento di un organo di rilevamento a campo, di non generare degli eventuali falsi allarmi, comunque
difficili da andare a gestire, e soprattutto per un discorso di evitare il disturbo al meno possibile in caso di malfunzionamento. Cos'è cicli di allarme? In questo caso abbiamo 15 unità, vuol dire che in ogni ciclo di inserito o disinserito quel rilevatore può andare in allarme soltanto 15 volte. Alla 16ª volta che va in allarme il sensore va in autoesclusione. Esempio pratico: noi inseriamo il nostro impianto, dopodiché il nostro sensore camera da letto va in allarme. Se noi avessimo 15 unità, lui suonerebbe per 15 volte. Ogni volta che c'è un tentativo di effrazione, o anche se in questo caso nasce per un discorso di malfunzionamento, ogni volta che il contatto si apre lui va in allarme. Alla 16ª volta la centrale ignora la provenienza dell'allarme, il tentativo di intrusione da parte di quel sensore, e lo esclude, ma lascia comunque attivo, inserito tutto il sistema e tutti gli altri organi di rilevamento. Quindi se noi avessimo tutte le porte perimetrali piuttosto che altri sensori, ecco, tutti quegli altri sensori, tutte quelle altre porte sarebbero comunque attive e pronte a monitorare i tentativi di effrazione. Questo è molto utile in caso di, come dicevamo prima, di malfunzionamento, quindi un sensore che impazzisce, in quel caso non ci possiamo fare niente, cose che possono succedere, però la centrale può gestire in questa maniera. Quindi in questo caso, ad esempio, li metto 0, 0, 2, ok? Quindi alla terza volta il sensore lo esclude. Che cos'è il sensore? In questo caso torniamo indietro di una pagina. Il tipo di rilevatore, che rilevatore l'abbiamo messo? No, in una zona generica, perché effettivamente è un contatto normalissimo di un infrarosso. Se avessimo avuto delle tapparelle o degli inerziali, li avremmo dovuti qua selezionare dicendogli che era una tapparella piuttosto che un inerziale. Quindi facciamo zona generica. Tutto il resto sono opzioni che in una condizione normale non ci interessa andare a modificare, quindi durata dell'impulso, tempo del multimpianto, impulsi di allarme, un insieme di cose. Okay. Quindi il sensore famosissimo T01 è stato programmato. Andiamo a programmare il T02. Descrizione, le andiamo a dire che è un contatto, diciamo porta, quindi di default escono come normalmente chiuse. Abbiamo due opzioni: le zone che non utilizziamo o le contocircuitiamo all'interno degli ingressi, cioè glieli chiudiamo, o semplicemente le lasciamo aperte e andiamo in zone, andiamo in terminali che noi non utilizziamo più, quindi il terminale numero 3 andiamo a dirgli che sono normalmente aperte, ok? Quindi la T4 in bilanciamento e diciamo normalmente aperte. Con il nostro freccettina della pagina indietro torniamo nella pagina che abbiamo appena aperto, cioè torniamo indietro di una pagina. Se schiacciassimo ESC usciamo proprio dal menu, ok? Quindi la T05 andiamo a confermarla e gli diciamo bilanciamento normalmente aperta, ESC, ok. Abbiamo le uscite, in questo caso l'uscita relè, l'uscita 01 e l'uscita 02, che sono l'uscita relè dove noi ci abbiamo collegato la nostra sirenetta, vi ricordate che avevamo collegato il nostro LED lampeggiante, e le uscite 01 e 02 che sarebbero le uscite Open Collector 1, uscita Open Collector 2, ok. Di default le uscite relè sono programmate con durata di allarme 3 minuti. Perché questo? Perché la normativa stabilisce